cattedrale di Chartres è così famosa, così conosciuta, però mai così studiata in modo attento, almeno dal nostro punto di vista. Allora, costruita nel 1194, correzione temporale 15 gradi ovest, 240 gradi nord, sud-ovest 3. E voi avete capito adesso perché c'è una correzione. Perché quando guardi in internet ti dice no, sono 45 gradi così, no, non è vero. E quello che hanno preso adesso non è quello che c'era un tempo, bisogna stare attenti a questo discorso. Quindi non rientra in linee sensibili, quindi non rientra in punti morti, tendenzialmente siamo in una zona ecco, 47 gradi nord-est errore, questo è quello che si trova per esempio scritto in internet, ma non funziona così, i gradi sono questi qua che è il sud-ovest 3, diciamo, di fondazione. Guardiamo intanto la chiesa, non abbiamo montagna, siamo in un posto completamente desertico delle montagne, cosa che invece tutte le strutture fino adesso abbiamo visto che aveva una montagna molto precisa. Le acque, vediamo, c'è un'acqua che scorre laterale, ma non ci dice niente, è un fossato con un'acqua debole che scorre anche in questa direzione, sì, porterà un po' il cielo in questa strada, ma la porta nel retro, quindi non è che ci dice tanto anche montagna-acqua. Un buon minguà, certo, frontale, queste le coronano anche la facciata, quindi la facciata diventa anche forte e non mi giustifica questa direzione. Cioè l'asse abbiamo visto che è sempre giustificato da un asse territoriale. Qui non riesco a trovare la motivazione. Perché quindi questa direzione qua che ha preso in questi gradi? Anche a livello solstiziale o equinoziale o a livello, come abbiamo visto altre volte, che questo si lega a appunto le elevate iliache nei solstizi e negli equinozi, non rientra in questo. È un mistero, signore e signore, perché è un altro tipo di realtà di orientamento. Perché l'origine è geobiologico, cioè è dovuta all'orientamento a partire dal Poggio, base della cattedrale antico dolmen celtico, cioè prima della fondazione c'era una risorgiva d'acqua, cioè usciva dell'acqua. Su questa fonte d'acqua hanno costruito poi anche lì vicino, anche perché c'erano delle energie sotto, un dolme che sarebbero queste pietre messe in questo modo. Non solo l'acqua anche veniva, ma la vibrazione dell'acqua in molti dolmen è, come dire, centrata sul fatto che il dolmen rientrano sempre negli incroci delle acque. Cioè ci può essere una zona di acqua, c'era un pozzo antico lì, ma anche a livello sotterraneo ci sono due falde che lavorano a incrocio, quindi a diverse profondità, acque che lavorano e l'incrocio di queste, se facciamo una proiezione dall'alto, si trova proprio su questo punto di dolmen, quindi stiamo parlando di un punto carico, viene a dire questo. Ok. Quindi dice il dolmen con la struttura della tensione crea un effetto di amplificazione delle geopatie sottostanti. A seguire lungo una falda acquifera esigua di 37 metri di profondità, la navata con la spina dorsale della volta è a 37 metri di altezza. Ed eccola qua, è questa qua piccolina sta a porre centralmente tutta quanta la spinta della navata e quindi è molto forte ma piccola. Sulla base di quella profondità hanno fatto una navata alta 37 metri. Non a caso si sono i templari conoscenza antica egizia della parte diciamo dell'Oriente e portano la conoscenza qua è tutto scritto anche tratto dall'archeologia invisibile George Pfaff, quindi trovate anche dove sono prese queste immagini. Però incominciamo a vedere, e queste immagini dicono tantissimo, cioè incomincia a far vedere che si aggiunga il fatto che l'altare è situato nel punto di incrocio di tre correnti d'acqua e tre faglie con cammino cosmotellurico. Cosa vuol dire? Abbiamo tre livelli 1, 2 e 3 di acque che si incrociano in quel punto. Ok? Quindi già immaginate il carico di picco che abbiamo su quel punto, perché quando le acque scorrono creano degli effetti di attrito, no, sulla parte della parete e portano questi raggi tellurici su. Ma se abbiamo gli incroci aumenta ancora di più. Non solo abbiamo anche tre faglie, queste qua che si incrociano pure, queste più arancioni, quindi dislocazioni del terreno che creano pure campi, e il tutto crea una specie di cammino, lo chiamano loro, o cheminée cosmotellurica, una specie di spirale. Tanta roba. Questa tanta roba ne parla anche Blanche Merz, dicendo che c'era un pozzo antico che è stato diviso in diverse parti con un'acqua. Io non so se chi ha rilevato questo di Blanche era un po' indietro, ha percepito questo, esistano veramente 14 canalette o semplicemente ha rilevando, ha sentito tutte queste vibrazioni e poi ha pensato a questa cosa. Io penso che sia più attendibile questo che stiamo guardando. Però in tutti i libri un po' vecchi viene fuori questo detto che c'erano queste 14 canalette che amplificavano, anche perché il fiume sotterraneo non fa così, ma fa questi lavori.
quindi questo è molto più attendibile, è stato un ottimo lavoro. Il labirinto è perfettamente incentrato nell'incrocio di quattro acque e una faglia con cammino cosmotellurico e chiaro orientamento che è per unire questi due punti. Quindi abbiamo un labirinto in un'altra zona interessantissima che appunto ha delle faglie e delle faglie che si incrociano tutte quante, quindi per mantenere questi due assi, ecco che la direzione è una direzione obbligatoria per tenere questi due punti. L'altra domanda è come mai la crociera è così distante anche? Di solito la crociera è un po' più alta normalmente nelle chiese. Perché? Perché c'è un altro passaggio di acque, due acque e una faglia. E quindi tutta la chiesa è una cassa di risonanza per far muovere questa vibrazione. Ma scusa, ma abbiamo detto che le acque non sono così positive, cioè star troppo in una situazione del genere ti debilita anche. Sì, ma questo è un circuito energetico spirituale, cioè è come se tu prendi un po' di veleno per abbassare le tue difese immunitarie dopo un lungo pellegrinaggio e ascolti la parola e la tua slatentizzi anche quelle resistenze interne per permetterti di sentire più in profondità. Ci stai un'ora, ci stai 2 ore, ma non è che dormi, vivi qui. Quindi sono dei circuiti energetici per anche, come dire, stabilire un discorso anche spirituale. E queste erano costure templari, c'erano anche le proporzioni musicali. Villard de Honnecourt è un architetto francese del 1200 che è un massone dentro la massoneria francese e in qualche modo spiega tantissime cose. Ora, è per gli addetti ai lavori arrivare a dire queste cose qui, non è che si trovano in giro perché sono dentro queste lobby, queste conoscenze, le trovate lì che si parla di questo e sono tramanate nel tempo da un maestro all'altro. E c'è anche la geometria sacra, appunto si lavora molto sulla stella, la stella di Salomono, la stella di diverse punte o anche proporzioni simboliche tra cerchio quadrato e rettangolo, tutte queste cose qua sono delle proporzioni sacre. Ma la cosa bella è che troviamo la stessa struttura simile anche nella cattedrale di Reims, guardate qua, vedete sempre lo stesso discorso che si ripete, e ha anche geometrie sacre che si ripetono continuamente. Anche Amiens ha un'altra cattedrale bellissima da vedere che ha il cubito sacro che si ripete, con ancora una volta il labirinto anche lì, con tutte le proporzioni. Insomma, stiamo di fronte a qualcosa che si chiama alchimia, che si chiama il costruttore delle cattedrali, che si chiama templari, che si chiama massoneria. Questa è la Fulcanelli, che era un iniziato molto famoso nelle logge e quasi un personaggio mitico, no? Quelli proprio che sono quasi invisibili, personaggi un po' eterni, che ha fatto un libro molto interessante che parla del mistero delle cattedrali e questo simbolo che vedete è l'alchimia dei vari gradini col libro esoterico e il libro exoterico, cioè il libro che ciò che è visibile, ciò che è invisibile, con i diversi livelli che bisogna scalare, sono diversi misteri, i misteri di Eleusi che bisogna scalare per entrare dentro. Troviamo la stessa formella nella cattedrale. Ora, per l'occhio di chi non conosce, non si rende conto che qui è tutto un simbolismo per iniziati, alchimisti, esoterici, ma la situazione invece viene spacciata per semplici cattedrali, ma non è così. Troviamo anche nella parte del fronte, proprio dell'ingresso, il Gesù Cristo dentro la Vescica Piscis, che è una derivazione egizia, che crea il cerchio della vita e tutto l'insieme di cose e che troveremo in altre questioni ancora nel dollaro e in altre cose che poi affronteremo e quindi entriamo un po' nel concetto americano.